Salve e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere come fare una auto d'epoca, una Fiat 750. Mi è stata fatta questa richiesta, andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare la carrozzeria della nostra 750 Special Vignale della Fiat andiamo ad avviare una catenella di 14 maglie. Lavoriamo le nostre 14 maglie per 54 giri. Dopo i nostri 54 giri possiamo staccare il filo e questa sarà la carrozzeria di sopra. Per realizzare il laterale, che dobbiamo farne due, andiamo ad avviare una catenella di 38 maglie. Lavoriamo 38 maglie basse nelle nostre 38 catenelle. Giriamo il lavoro e facciamo per altri 3 giri 38 maglie basse. Giriamo il lavoro e andiamo a fare 11 maglie bassissime. Dopo aver fatto le nostre 11 maglie bassissime andiamo a fare 18 maglie basse. Andiamo ora a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia. In tutto saranno 16 maglie basse. Facciamo un altro giro di 16 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Facciamo un altro giro di 14 maglie e stacchiamo il filo. Possiamo staccare il filo e ne andiamo a fare due uguali. Andiamo ora a cucire la carrozzeria di sopra con il laterale. Dobbiamo fare in questo modo: andiamo a prendere l'angolo qui della nostra auto e andiamo a posizionarlo con l'angolo della carrozzeria. Quindi dovete partire da questa parte dell'auto e andiamo poi a cucire tutto intorno. Quindi non partite di qua, ma dovete partire da questo spigolo. Andate a cucire maglia per maglia come ho fatto vedere in altri video. Prendete il filo e andate a fare tutto il giro dell'auto fino a completare la parte. Prima di terminare il giro magari andate a sistemare con gli spilli la parte anche dell'altro lato, in modo da trovarvi bene con lo spigolo anche di quest'altro lato, e andate a continuare la cucitura. Dopo aver cucito bene tutto questo lato, vado a cucire anche l'altro lato allo stesso modo. E questa è la carrozzeria una volta cucita da tutte e due le parti. Dobbiamo ora andare a cucire la base di sotto dopo aver riempito con l'ovatta sintetica. Con il filato nero andiamo ad avviare una catenella di 14 maglie. Lavoriamo le nostre 14 maglie basse per altri 40 giri. Terminati i nostri giri andiamo a chiudere il lavoro nella base di sotto e andiamo a ritagliare un cartoncino che sia della stessa misura, in questo modo. Andiamo a fare anche la sagoma del cartoncino che andrà nella base della carrozzeria di sopra e lo andiamo ad inserire all'interno prima dell'ovatta sintetica. Dopo aver messo l'ovatta sintetica andiamo a chiudere con la base di sotto, andando a cucire tutto intorno fino al termine. Fermate magari tutto prima con gli spilli, in modo che non si sposti il lavoro durante la cucitura, e poi cucite. Con lo stesso filato sulla parte davanti, questa più lunga, andiamo a realizzare la parte dei fanali. Basterà stringere leggermente la parte qui davanti e cominciare con un po' più stretto, andiamo man mano a allargarci verso l'esterno, scendiamo un po' più giù con l'ago in modo da realizzare i nostri fanali. Man mano che scendo con l'ago un po' più giù in modo da allargarmi verso la fine. In questo modo vado a fare anche dall'altra parte lo stesso lavoro. Vado a tracciare con il filo una linea dritta con lo stesso filato che ho utilizzato per il telaio. Vado a ripassare poi su questo filo in modo da segnare questa riga. Per realizzare la ruota vado ad avviare un anello magico col filato grigio
di 6 maglie. Chiudo l'anello e vado a sostituire il filato grigio con quello bianco e vado a fare un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Vado a fare una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Sostituiamo il filato bianco con quello nero e andiamo a fare ogni 2 maglie un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Andiamo a fare 24 maglie basse per altri 2 giri. Ogni 2 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Stacchiamo il filo, andiamo a riempire con la vatta sintetica e andiamo a cucire al lato dell'auto. Dopo aver preso la misura del ferro, un filo di ferro in acciaio, andiamo a ripiegare i 2 lati, quindi questa misura deve essere larga quando è la macchina, e le 2 parti che sporgono vengono piegate in questo modo, lasciate appena 2 cm. Andate ad inserire i vostri 2 ferri all'altezza delle ruote, quindi inserite in questo modo, fate uscire dall'altro lato, così come ho fatto per questo, e poi andate ad inserire, dopo aver messo l'ovatta sintetica all'interno delle ruote, andate ad inserire le ruote e cucite dalla parte interna. Andiamo a ritagliare dal panolencio, dalla gomma eva, i finestrini della nostra auto. Andiamo a tagliare quello davanti, quello dietro e i laterali. Con il filato nero andiamo a fare i parafanghi. Andiamo a lavorare una catenella di 12 maglie. Lavoriamo 12 maglie basse nella nostra catenella, dopodiché stacchiamo il filo e lo andiamo ad applicare sulla ruota. Andiamo a cucire qui sopra. Naturalmente ne dobbiamo fare 4, uno per ogni ruota. Andiamo a fare tutti i pezzi con la nostra gomma eva e andiamo a fare anche il parafanghi e tutti i fanalini e tutto ciò che occorre con la gomma eva. Con il filato nero andiamo a contornare i finestrini e andiamo a fare anche le piccole righe qui dietro. Per lo specchietto laterale vado ad avviare una catenella di 3 maglie, vado a girare il lavoro e vado a fare 3 maglie basse nelle mie 3 catenelle. Giro il lavoro e vado a fare altre 3 catenelle, vado a fare 3 maglie bassissime nelle mie 3 catenelle appena realizzate. A questo punto vado a chiudere poi il mio lavoro, dopo aver fatto l'ultima, chiudo il mio lavoro e vado a cucire al lato dell'auto. Ho realizzato sempre con la gomma eva glitterata una piccola antenna ed eccola qui terminata la mia Fiat 750. Spero che il tutorial vi sia utile, spero che piaccia alla persona che mi ha fatto questa richiesta e vi abbraccio tutti, vi aspetto al prossimo tutorial. Mi raccomando, condividete il video con i vostri contatti e fate iscrivere i vostri amici al canale. Ciao ciao, alla prossima, un grande bacio.